Ho visto Dio e non è come ce l'hanno raccontato. Le telecamere lampeggiavano freneticamente, mentre Yannick Sinner, pallido e visibilmente scosso, pronunciava queste parole durante la conferenza stampa. Le sue mani tremavano, ma i suoi occhi ardevano di una certezza che nessuno nella sala aveva mai visto prima in lui. Non è fede, è conoscenza. Io ci sono stato, ho visto l'aldilà. I giornalisti, normalmente rumorosi e insistenti, rimasero in assoluto silenzio. Il numero 1 del tennis mondiale, conosciuto per sua freddezza e la sua concentrazione incrollabile in campo, ora esponeva la sua anima davanti al mondo. Ma facciamo un passo indietro. Tutto ebbe inizio in quel torrido pomeriggio di luglio al Centro Tecnico Federale di Tirrenia. Il sole italiano picchiava implacabile sulle spalle di Yannick mentre si preparava per l'ennesimo scambio. A 22 anni era all'apice della sua carriera. 3 Grand Slam consecutivi, imbattuto da 37 partite. Il primo italiano a conquistare la vetta della classifica mondiale. La pressione era immensa, ma lui la abbracciava come parte del suo destino. Ancora una serie! Yannick, dai! Gridò il suo allenatore. Fu allora che lo sentì. Prima una fitta acuta al petto, poi come se 1000 aghi stessero perforando il suo cuore. Yannick si fermò, la racchetta scivolò dalle sue dita sudate, le sue gambe cedettero. Qualcosa non va, riuscì a mormorare prima di crollare sul campo in terra rossa, sollevando una piccola nuvola di polvere arancione. Il suo allenatore corse verso di lui gridando aiuto. Lo staff medico presente nel centro di allenamento agì rapidamente, ma il cuore di Yannick si era già fermato. Tempo di arresto cardiaco. 7 minuti e 20 secondi, annunciò il medico nell'ambulanza mentre tentava di rianimarlo. Ma Yannick non sentiva più. Per lui il mondo si era trasformato in un vuoto oscuro e senza fine. Fluttuava, cosciente, ma disconnesso il suo corpo. La paura lo consumava mentre si sentiva sprofondare sempre più in quell'oscurità infinita. Sto morendo, pensò, con una chiarezza spaventosa. Guardando in basso, vide solo un abisso nero, interminabile, un vuoto assoluto che sembrava risucchiare la sua essenza. Il terrore lo dominò. «Gesù, aiutami! Per favore, salvami!» implorò col pensiero, con tutta la forza che il suo spirito riusciva a raccogliere. Fu allora che accadde. Una mano emerse dall'oscurità, afferrando il suo polso con fermezza. «Non vuoi andare per questa strada», disse una voce calma e potente. Yannick guardò in alto e vide un uomo vestito di bianco, che irradiava una luce soffusa. Prima che potesse elaborare ciò che stava accadendo, si sentì trascinato verso l'alto a una velocità inimmaginabile, lasciandosi l'oscurità alle spalle. Quando finalmente si fermò, era circondato da esseri di luce. Erano alti, maestosi, con una saggezza senza tempo nei loro volti. Angeli, non c'era altra parola per descriverli. Yannick si sentì minuscolo, insignificante davanti a loro. La cosa più sorprendente era che non parlavano, non ne avevano bisogno. Lui poteva sentire i loro pensieri e loro i suoi. Una comunicazione perfetta, senza barriere o malintesi. Dove sono? Pensò Yannick. In un luogo tra i mondi, rispose il pensiero collettivo degli esseri. L'uomo vestito di bianco che l'aveva salvato si avvicinò. C'era qualcosa di familiare in lui, qualcosa che toccava il più profondo dell'anima di Yannick. «Chi sei?» chiese mentalmente. L'essere sorrise e in quel sorriso c'erano interi universi di compassione. «Io sono colui che hai chiamato». In quell'istante Yannick capì. Questo era Gesù, ma non come gli affreschi delle chiese lo raffiguravano, non come i preti lo descrivevano. Era qualcosa di molto più vasto, molto più profondo, molto più reale di quanto qualsiasi religione fosse mai riuscita a catturare. «Hai attraversato molte prove», disse l'essere, avvicinandosi. «Lascia che entri e ti guarisca». Prima che Yannick potesse rispondere, sentì una fusione indescrivibile. L'essere sembrava entrare nella sua essenza, unendosi a lui. Una coscienza infinita si aprì davanti a lui. Ogni granello di sabbia, ogni stella, ogni pensiero di ogni essere vivente nell'universo, tutto connesso, tutto conosciuto simultaneamente. Questo è Dio? Chiese Yannick meravigliato. «Quello che voi chiamate Dio è solo una frazione di ciò che realmente esiste», rispose l'essere. «Avete cercato di confinare l'infinito in parole e immagini umane. La verità è molto diversa da ciò che credete». Yannick sentì un'ondata di rivelazioni inondare la sua mente. Verità cosmica, realtà oltre la comprensione umana. Era troppo da elaborare, troppo da contenere. Nel frattempo,
uno degli angeli tornò da una missione e informò: il recipiente è pronto per ricevere di nuovo spirito. L'uomo vestito di bianco si allontanò, guardando profondamente negli occhi di Yannick. Hai una scelta da fare. Puoi restare qui con noi, nella pace e nell'amore eterni, oppure puoi tornare alla tua vita terrena. Yannick esitò. La pienezza che sentiva lì era indescrivibile. Perché sarebbe tornato alla sofferenza, alla pressione, ai limiti della vita umana, come se leggesse i suoi pensieri? E infatti, li leggeva. L'essere continuò: se scegli di tornare, avrai una missione. Il mondo ha bisogno di conoscere la verità su ciò che esiste oltre la vita fisica. Devono capire che ciò che chiamano Dio è molto più grande, molto diverso da ciò che immagini. E se fallisco? Chiese Yannick. Lo sguardo dell'uomo vestito di bianco divenne grave. Allora la tua anima potrebbe non trovare la strada per tornare qui. Le tue scelte determineranno il tuo destino eterno. Yannick pensò alla sua famiglia, alla sua carriera, alle possibilità che aveva ancora davanti. Tornerò, decise infine. L'essere annuì: ti osserverò. Non dimenticare ciò che hai visto qui. E con queste parole, Yannick si sentì cadere di nuovo, ma questa volta verso una luce brillante. Il suo spirito si riconnesse al corpo con uno shock violento. Sta tornando! Abbiamo un polso! Gridò il paramedico nell'ambulanza. Yannick Sinner aprì gli occhi, accecato dalle luci del veicolo in movimento. La sua prima visione fu quella del cielo italiano attraverso il finestrino dell'ambulanza. Mai l'azzurro gli era sembrato così intenso, così significativo. Bentornato, disse il medico, visibilmente sollevato. Ma Yannick sapeva di non essere più lo stesso uomo che era svenuto su quel campo da tennis. Nei suoi occhi c'era ora una conoscenza che avrebbe cambiato tutto, la sua vita, la sua carriera e forse il mondo intero. Quello che ancora non sapeva era che, nelle settimane successive, in ogni torneo a cui avrebbe partecipato, un uomo vestito di bianco sarebbe stato presente tra la folla, osservando, aspettando, e il tempo stava già scorrendo. Come ha fatto a colpire quella palla? È fisicamente impossibile. I commentatori sportivi erano sbalorditi, mentre le riprese al rallentatore mostravano Yannick Sinner che raggiungeva una palla che nessun essere umano avrebbe dovuto essere in grado di raggiungere. La sua velocità, i suoi riflessi, la sua precisione, tutto sembrava essere stato potenziato a un livello sovrumano. Era passato solo un mese dal suo arresto cardiaco. I medici avevano previsto almeno 6 mesi di recupero. Eppure eccolo qui, non solo a giocare di nuovo, ma a dominare il campo in modo tale che il suo avversario, il numero 3 del mondo, sembrava un principiante. Non ho mai visto niente del genere in 30 anni di tennis, mormorò John McEnroe dalla cabina di commenti. Negli spogliatoi, dopo la vittoria, Yannick guardò la sua immagine riflessa nello specchio. Sembrava lo stesso di sempre, capelli rossicci, occhi penetranti, volto impassibile, ma dentro di sé sapeva di essere cambiato completamente. Dopo il suo ritorno dall'ospedale, aveva scoperto di possedere capacità che non aveva mai avuto prima. Poteva percepire il movimento della palla una frazione di secondo prima che accadesse. Poteva sentire l'intenzione del suo avversario. Era come se il tempo rallentasse nei momenti cruciali, permettendogli di reagire con una precisione impossibile. Era tutto iniziato 3 settimane dopo il suo arresto cardiaco. Stava facendo riabilitazione, colpendo delicatamente alcune palle contro un muro, quando improvvisamente tutto intorno a lui sembrò rallentare. La palla si muoveva come se fosse immersa in sciroppo e Yannick poteva vedere ogni minima rotazione, ogni dettaglio del suo percorso. Da quel momento il suo recupero era stato miracoloso. I medici erano stupefatti dai suoi progressi e il suo team non poteva credere al livello di gioco che stava dimostrando durante gli allenamenti. Ma con questi nuovi poteri erano arrivati anche i sogni, visioni notturne che lo svegliavano madido di sudore, immagini di quell'abisso nero da cui era stato salvato e sempre la sensazione che qualcuno lo stesse osservando. Yannick, devi vedere questa email, disse il suo manager, entrando negli spogliatoi con un'espressione strana sul volto. Yannick prese il telefono e lesse rapidamente il messaggio. Era da un indirizzo sconosciuto e conteneva solo una frase: ti sta guardando e il tempo sta scadendo. Un brivido gli percorse la schiena. Alzò lo sguardo verso il suo manager. Pensi che sia uno scherzo? Non ne sono sicuro. Abbiamo ricevuto messaggi simili negli ultimi giorni, tutti dallo stesso mittente anonimo. Yannick restituì il telefono, ma la sensazione di inquietudine rimase con lui. Quella sera, mentre usciva dallo stadio,
Lo vide, tra la folla di tifosi e fotografi, un uomo vestito completamente di bianco. Non applaudiva, non scattava foto. Si limitava a guardare Yannick con un'intensità che sembrava penetrare la sua anima. Yannick si fermò di colpo, causando un ingorgo tra i membri del suo entourage. «Che succede?» chiese il suo coach. «Quell'uomo, lo vedi?» Yannick indicò la figura. Il coach guardò nella direzione indicata. «Chi? Dove?» Ma quando Yannick tornò a guardare, l'uomo era scomparso. Nei 2 mesi successivi, Yannick dominò il circuito tennistico come nessuno aveva mai fatto prima. Vittorie consecutive, record battuti, prestazioni che sfidavano ogni logica fisica. I media parlavano di un nuovo livello di eccellenza nel tennis. I suoi avversari erano demoralizzati prima ancora di entrare in campo e in ogni torneo, in ogni partita, l'uomo vestito di bianco era presente. Mai nello stesso posto, mai abbastanza vicino da essere raggiunto, ma sempre visibile a Yannick nei momenti cruciali. Era la sera prima della finale degli US Open, quando accadde. Yannick stava meditando nella sua stanza d'albergo, una pratica che aveva iniziato dopo la sua esperienza di premonizione. Improvvisamente sentì una presenza nella stanza. Aprì gli occhi. Seduto di fronte a lui, sul bordo del letto, c'era l'uomo vestito di bianco. «È tempo di parlare della tua missione», disse l'uomo, con la stessa voce che Yannick ricordava dall'aldilà. «Sei reale», mormorò Yannick. «Non sto immaginando tutto questo». L'uomo sorrise gentilmente. «Sono reale quanto te, Yannick, e sono qui per ricordarti che non sei tornato solo per giocare a tennis. Le capacità che ho ora vengono da te? Sono un effetto collaterale del tuo viaggio. La tua anima ha sperimentato un livello di esistenza superiore e questo ha lasciato un'impronta sul tuo corpo fisico, ma non è per questo che sei qui». Yannick si alzò lentamente, sentendosi stranamente calmo nonostante l'assurdità della situazione. «Qual è la mia missione, allora? Mi hai detto che dovevo raccontare la verità su Dio, ma come posso farlo? Chi mi crederebbe?» L'uomo lo guardò intensamente. «Ti crederanno perché mostrerai loro, non attraverso le parole, ma attraverso le azioni. Non capisco. Hai sperimentato l'amore cosmico, l'interconnessione di tutte le cose. Hai sentito che ciò che chiamate Dio è una coscienza infinita che abbraccia ogni parte dell'esistenza. Ora devi diventare un canale per questa verità. Come? Domani, durante la finale, capirai. Ma ricorda, il tempo scorre. Hai una scelta da fare e questa scelta determinerà non solo il tuo destino, ma anche quello di molti altri». Con queste parole, l'uomo si alzò e camminò verso la finestra. Senza aprirla, semplicemente svanì, come se non fosse mai stato lì. Yannick rimase immobile per alcuni minuti, cercando di processare ciò che era appena accaduto. Poi, con determinazione, prese il suo telefono e chiamò la stampa. «Ho qualcosa da dire», mormorò, «dopo la partita di domani. Sta succedendo qualcosa di straordinario in questo momento su questo campo». Le voci dei commentatori televisivi si alzarono di diverse ottave, mentre osservavano una scena che nessuno aveva mai visto prima in uno stadio sportivo. In mezzo al campo centrale di Flushing Meadows, con oltre 23.000 persone che guardavano in un silenzio attonito, Yannick Sinner stava immobile, gli occhi chiusi, la racchetta abbandonata accanto a lui. Era la finale degli US Open. Yannick stava dominando, avanti 2-7-0 contro il suo avversario. Poi, sul punto del match, si era improvvisamente fermato. Aveva lasciato cadere la racchetta, si era inginocchiato al centro del campo e aveva chiuso gli occhi. Da quel momento erano passati 3 minuti. 3 minuti di completo silenzio in uno degli stadi più grandi del mondo. Nessuno osava parlare, nessuno osava muoversi. Poi accadde. Una luce soffusa iniziò a emanare dal corpo di Yannick. Non era accecante o teatrale, ma sottile, come un bagliore interno che lentamente si diffondeva all'esterno. Le telecamere lo catturarono perfettamente, un'aura luminosa che circondava il giovane tennista. Negli spalti, una donna iniziò a piangere. Un uomo si alzò in piedi, tremando visibilmente. In diversi punti dello stadio, le persone iniziarono a sentire un calore che si diffondeva nei loro corpi, una sensazione di pace che non avevano mai provato prima. Yannick aprì gli occhi, si guardò intorno, come se si stesse svegliando da un sogno. Poi parlò, con una voce che sembrava risuonare in ogni angolo dello stadio, anche se non stava usando un microfono. «L'ho visto», disse semplicemente. «Ho visto ciò che esiste oltre la vita. Ho vissuto la morte e sono tornato. E ciò che ho scoperto cambia tutto». Le telecamere inquadrarono il suo volto. I suoi occhi sembravano brillare di una luce interna, una consapevolezza che trascendeva la normale comprensione umana. Quello che chiamiamo Dio non è una figura paterna che ci guarda dall'alto,
Non è un giudice, non è separato da noi, è una coscienza infinita che abbraccia ogni particella dell'esistenza. È in ognuno di noi, in ogni cosa. È l'amore che connette tutto. Mentre parlava, la luce intorno a lui sembrava intensificarsi. Le persone nello stadio iniziarono a sentire qualcosa di straordinario, una connessione, un senso di unità che trascendeva le normali barriere dell'ego. Quando il mio cuore si è fermato, ho visto l'oscurità. Stavo cadendo in un abisso senza fine, ma sono stato salvato. E ciò che ho sperimentato dopo, non esistono parole adeguate per descriverlo. Ho sentito ogni pensiero, ogni emozione, ogni particella dell'universo come se fosse parte di me, perché lo è. Siamo tutti interconnessi in modi che vanno oltre la nostra comprensione. Il suo avversario, ancora in campo, si avvicinò lentamente a Yannick. Con gli occhi pieni di lacrime, gli tese la mano. Yannick la prese e, nel momento in cui si toccarono, un'ondata di energia sembrò attraversare lo stadio. Centinaia di persone tra il pubblico giurarono in seguito di aver visto una luce passare da Yannick all'altro giocatore e poi diffondersi tra la folla come un'onda. Fu in quel momento che le telecamere lo inquadrarono. L'uomo vestito di bianco, in piedi proprio dietro la panchina di Yannick, sorrideva con un'espressione di approvazione sul volto. Poi, mentre le telecamere lo riprendevano, semplicemente svanì nell'aria. I social media esplosero immediatamente. Le immagini della sparizione dell'uomo in bianco divennero virali in secondi. Le teorie iniziarono a moltiplicarsi. Un trucco di montaggio, un'allucinazione collettiva o qualcosa di veramente soprannaturale. Nei giorni successivi il mondo sembrava essere impazzito. I video di Yannick Sinner e dell'uomo in bianco furono visti miliardi di volte. Esperti religiosi di ogni fede offrivano le loro interpretazioni. Scienziati cercavano spiegazioni razionali. Scettici urlavano falso e montaggio. Ma per coloro che erano stati presenti nello stadio quel giorno non c'erano dubbi. Avevano sperimentato qualcosa che andava oltre la normale comprensione umana, qualcosa che aveva toccato le loro anime. Yannick si ritirò dalla vita pubblica subito dopo l'evento. Si rifugiò nella sua casa in Alto Adige, rifiutando interviste e apparizioni pubbliche. Ma il movimento che aveva innescato continuava a crescere. Le persone che erano state presenti nello stadio iniziarono a raccontare le loro esperienze. Parlavano di guarigioni miracolose, di una nuova comprensione della vita, di un senso di connessione con tutto ciò che li circondava. Alcuni affermavano di aver sviluppato nuove capacità, intuizioni straordinarie, empatia amplificata, persino capacità di guarigione. Erano passati 3 mesi dall'evento di New York quando Yannick Sinner decise finalmente di parlare di nuovo. Non attraverso un'intervista o una conferenza stampa, ma tramite un semplice video pubblicato sui suoi canali social. Quello che è successo a New York non è stato pianificato, disse, guardando direttamente nella telecamera. È stato un momento di connessione con qualcosa di più grande, qualcosa che tutti possediamo dentro di noi, ma che abbiamo dimenticato. Si fermò, come se stesse cercando le parole giuste. Non sono un profeta, non sono un messia, sono solo qualcuno che ha avuto il privilegio di vedere oltre il velo. E ciò che ho visto è che siamo tutti parte di qualcosa di infinitamente più grande di quanto possiamo immaginare. Fece una pausa, poi continuò con maggiore intensità. L'uomo in bianco che molti di voi hanno visto è reale, è un messaggero. E il suo messaggio è semplice. È tempo di risvegliarsi. È tempo di ricordare chi siamo veramente. Non esseri separati, in competizione tra loro, ma espressioni individuali di una singola coscienza infinita. Il video, come previsto, divenne immediatamente virale, ma ciò che nessuno si aspettava fu ciò che accadde subito dopo la sua pubblicazione. In tutto il mondo, persone comuni iniziarono a riportare esperienze straordinarie, visioni dell'uomo in bianco, momenti di illuminazione improvvisa, sensazioni di connessione cosmica. Era come se le parole di Yannick avessero attivato qualcosa di dormiente nell'umanità. E in mezzo a tutto questo, Yannick sentiva che il suo tempo stava scadendo. La missione era solo all'inizio e lui aveva ancora molto da fare. Siamo veramente soli nell'universo? Yannick Sinner afferma di no. E milioni di persone gli credono. 6 mesi dopo l'evento di New York, il fenomeno Sinner era diventato un movimento globale. I suoi tornei si erano trasformati in eventi spirituali, con persone che venivano non solo per vedere il tennis, ma per sperimentare quella connessione straordinaria. L'uomo in bianco continuava ad apparire tra la folla,
visibile solo a Yannick, ma cresceva anche l'opposizione. Leader religiosi lo condannavano, scienziati cercavano spiegazioni e le minacce contro di lui aumentavano giorno dopo giorno. Durante un allenamento privato, prima di Wimbledon, l'uomo in bianco apparve nuovamente. Il tempo sta per scadere, devi fare una scelta definitiva. Ho fatto quello che mi hai chiesto, rispose Yannick. Hai iniziato, ma non completato. Puoi continuare gradualmente o rivelare tutto in un solo momento. Qual è la differenza? La prima opzione è sicura, la seconda comporta un sacrificio. Dovrai tornare con me, permanentemente. Yannick comprese. Stai dicendo che dovrai morire? Non morire, trascendere, diventare un ponte tra i mondi, come me. Quanto tempo ho per decidere? Fino alla finale di Wimbledon. Durante il torneo, ogni partita divenne una lotta interiore per Yannick. La sua mente era divisa tra il desiderio di continuare la sua vita e la consapevolezza del suo scopo più grande. La notte prima della finale non dormì. Pensava alla sua famiglia, alla sua carriera, a tutto ciò che avrebbe potuto fare, ma pensava anche a ciò che aveva visto nell'aldilà e a quanto potrebbe cambiare il mondo con il sacrificio finale. All'alba prese la sua decisione. Il mondo non sarà mai più lo stesso dopo ciò che è accaduto oggi a Wimbledon. La finale si trasformò in un evento di bellezza trascendentale. Yannick giocava con una grazia sovrumana. Sul match point vide l'uomo in bianco dietro la sedia dell'arbitro. Lasciò cadere la racchetta e si inginocchiò al centro del campo. Chiuse gli occhi e si aprì completamente a quella connessione cosmica che aveva sperimentato nell'aldilà. Una luce accecante iniziò a emanare dal suo corpo, molto più intensa di quella di New York. In pochi secondi si espanse oltre lo stadio, coprendo il mondo intero. In quel momento perfetto, l'intera umanità sperimentò ciò che Yannick aveva visto. L'unità cosmica, la connessione di tutte le cose, la vera natura di ciò che chiamavano Dio. L'uomo in bianco apparve accanto a lui, visibile a tutti. Hai fatto la tua scelta, disse, con una voce che tutti potevano sentire. Ricordate, disse Yannick al mondo, non siete mai soli, mai separati. Siete tutti parte di qualcosa di infinitamente più grande. Prese la mano dell'uomo in bianco e, in un lampo di luce, trascese la sua forma fisica. Nei mesi successivi il mondo cambiò, non strutturalmente, ma nella coscienza collettiva. I conflitti diminuirono, la cooperazione aumentò, le religioni trovarono terreno comune, le persone riportavano esperienze straordinarie, intuizioni profonde, connessioni telepatiche, guarigioni inspiegabili. Era come se qualcosa di dormiente nell'umanità si fosse risvegliato. Un anno dopo, nel giorno anniversario, miliardi di persone si riunirono per commemorare l'evento. Non era una celebrazione religiosa tradizionale, ma un momento di connessione universale, e in migliaia di luoghi diversi le persone giurarono di aver visto, anche solo per un istante, l'uomo in bianco e accanto a lui, luminoso e sereno, Yannick Sinner, perché ora tutti sapevano ciò che lui aveva scoperto. Dio non è come ce l'hanno raccontato. È la coscienza che connette tutto, l'amore che permea ogni particella dell'esistenza ed è dentro ognuno di noi, in attesa di essere riscoperto.